Bentornati sul canale. Oggi vi parlo di regali per amanti dell'arte. Ho deciso di mettere insieme qualche idea di regali che ho fatto o che ho ricevuto per darvi qualche spunto se dovete fare un regalo per un compleanno, una laurea, qualsiasi occasione ad un amante dell'arte. Tutti i regali di cui vi parlerò possono essere comprati o in libreria o in cartoleria, nei bookshop dei musei naturalmente, o alcuni anche online. Ho diviso il tutto in diverse sezioni, quindi cominciamo! La prima sezione di cui voglio parlarvi è quella dei libri, che ovviamente è un po' un must in tema di arte e di amanti dell'arte, però si può dividere tra romanzi e saggi. Solitamente quando devo regalare un romanzo decido di regalare un libro della Vreeland, di Susan Vreeland. Si tratta infatti della mia autrice preferita in tema d'arte e secondo me un ottimo regalo. Ne ho letti diversi di romanzi della Vreeland, però vi farò un po' una mia top 3, quelli che più spesso ho regalato o che a me effettivamente piacciono di più. Al terzo posto c'è La passione d'Artemisia, che racconta naturalmente la storia di Artemisia Gentileschi, la pittrice del Seicento. Al secondo posto uno dei miei preferiti, Una ragazza da Tiffany, che racconta invece la storia di una designer americana che fu la prima ad inventare e quindi poi a creare effettivamente la cosiddetta lampada Tiffany, famosa appunto per la casa madre. Al primo posto invece La vita moderna. La vita moderna di Susan Vreeland racconta il pranzo dei canottieri di Renoir in una maniera incredibile, indescrivibile. È uno di quei romanzi che non solo va letto ma va regalato il più possibile. Di tutti e tre vi sono delle edizioni tascabili che permettono di fare un regalo con una decina di euro, spendendo solo 10 euro, quindi un'ottima alternativa. Un altro classico dei romanzi legati al mondo dell'arte è La ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier. In questo caso esiste anche il DVD, quindi potrebbe essere una buona idea regalare libro e DVD o semplicemente regalare il libro o il DVD. Se sapete già che la persona a cui dovete fare regalo non è amante dei romanzi, allora bisogna buttarsi sui saggi. Nel caso dei saggi c'è soltanto un nome che si può fare in fatto di regali ed arte, ed è Francesco Bonami. Infatti io sempre regalo saggi di Francesco Bonami. Il fatto è che solitamente quando si deve regalare un saggio è meglio evitare di regalare cose molto pesanti o che siano comunque noiose. È un libro, quindi va letto con piacere. Francesco Bonami quindi per me è la scelta più azzeccata in questo caso, si va sul sicuro. Due sono in particolare i libri che vale davvero la pena regalare e anche leggere ovviamente. Il primo lo potevo fare anch'io, perché in fin dei conti dà la possibilità di rivedere una vera e propria rassegna di tutti quelli che sono i più grandi artisti del Novecento con un occhio critico da appunto lo potevo fare anch'io, quindi con l'idea che lo stesso autore o chiunque stia leggendo si metta un po' nei panni di quelli che dicono ma questa cosa la saprei fare anch'io, e quindi un po' va a demolire tutte quelle che sono, diciamo, le false idee, comunque quelli che sono gli stereotipi, i falsi miti su questo argomento. Il secondo libro invece di Bonami è Mamma voglio fare l'artista. Anche in questo caso si tratta di un libro divertente, spiritoso, ma che analizza effettivamente la realtà di un giovane che vorrebbe fare l'artista e quindi tutte le difficoltà che incontra nel voler portare avanti questa nuova professione. Ma passiamo alla seconda sezione, che in realtà è abbastanza vicina a quella dei libri, che è quella della cartoleria, come la chiamo io. Effettivamente si tratta di oggetti che possono essere trovati nelle librerie più fornite, anche nelle grandi librerie come Mondadori o Feltrinelli, ma anche nelle specifiche cartolerie oppure online. La cosa che per me è il top della cartoleria, appunto, dopo i notebook e comunque i quaderni per gli appunti, è l'agenda. Ovviamente si tratta di un regalo che viene fatto spesso più nella prima parte dell'anno, appunto per poterlo utilizzare durante tutto il resto dell'anno. Io ho il mio preferito in questo senso, nel senso che da qualche anno ricevo in regalo ogni Natale l'agenda dell'Ateneues. L'Ateneues infatti è un'azienda che realizza agende settimanali e giornaliere a tema d'arte. La mia preferita è la settimanale perché riesco così a vedere tutta la settimana davanti. L'anno scorso ho ricevuto quella di Matisse, quindi per il 2017 appunto ho utilizzato questa di Matisse. Invece quest'anno sto utilizzando quella di Van Gogh, che devo dire mi piace tantissimo, con l'iris in copertina. Quella di Van Gogh quest'anno la sto utilizzando e mi è molto utile perché riesco ad appuntare un po' tutti quelli che sono appunto gli impegni, sia legati al mondo dell'arte che in generale anche personali. È bello perché all'interno di queste agende Teneues vi sono diverse delle opere d'arte dell'artista
appunto a cui è dedicata l'agenda quell'anno. Per quest'anno del 2018 ci sono quella di Van Gogh, quella di Monet, ma anche tante altre molto interessanti e belle da vedere e da possedere anche. Un'altra agenda che viene spesso regalata, che ha a che fare sempre con il mondo dell'arte, è quella della Caos. Anche in questo caso ne esistono sia di settimanali che di giornaliere e, a dirla tutta, ce ne sono anche di molto belle appunto della Caos legate al tema delle città, che è un tema, diciamo, del travel, del viaggio, che a me piace tanto. Si può scegliere se comprare quella di Milano, quella di Londra e quindi regalare un po' l'agenda simbolo della città della vostra amica, del vostro amico magari. Un altro regalo in tema cartoleria sono i colori. Io ho ricevuto un pacco di colori di A30 della Stabilo qualche anno fa per il mio compleanno e l'ho ritenuto super utile. Ho utilizzato i colori per fare di tutto, appuntare in agenda degli impegni, sui miei blocchi di appunti scrivere dei pensieri. Effettivamente per chi è creativo e ama cambiare colore o distinguere tutto un po' per colore, effettivamente può essere secondo me davvero un bel regalo. Ma passiamo adesso ad una delle mie sezioni preferite, abbigliamento e accessori. Ho infatti raccolto un po' di idee di oggetti d'abbigliamento e accessori che ho visto in giro, che ho anche ricevuto in regalo e che secondo me varrebbe la pena regalare o così anche solo possedere. Il regalo più apprezzato che ho ricevuto in tema accessori d'arte e abbigliamento è stata la borsa della Loki. Di borse della Loki ce ne sono diverse, io ho questa con l'onda di Okusai. In realtà ce ne sono davvero di tutti i tipi, di tutti i colori. Le più belle sono quelle di Mondrian, quella con la ragazza dall'orecchino di perla, ce ne sono davvero tante tutte diverse. Ne ho vista una al bookshop della Triennale a Milano con un'opera di Magritte, quindi in realtà c'è soltanto da sbizzarrirsi e decidere quale regalare in base ai gusti del proprio amico o della propria amica, e a quel punto è davvero un regalo semplice, utile e molto divertente. Se non la borsa, un'altra idea regalo può essere la sciarpa. Di sciarpe se ne trovano tante online, non soltanto nei bookshop, sciarpe, foulard. La più gettonata solitamente è quella di Van Gogh, io l'ho vista anche addosso a diverse persone. Si può trovare quella con la notte stellata, ma anche altre opere di Van Gogh che diventano a quel punto iconiche, però quella della sciarpa è davvero un'idea carina secondo me. Un altro accessorio legato al mondo dell'arte, che però può essere davvero molto utile, ad esempio qui in Inghilterra, è l'ombrello. Di ombrelli con opere d'arte se ne trovano davvero di tutti i tipi e di tutti i colori. Quelli che io preferisco sono quelli grandi, con l'esterno nero o comunque monocromo e l'interno l'opera d'arte, in maniera tale da poter portare l'ombrello un po' dappertutto, essere sempre eleganti, sobri, ma portare un po' di colore durante la giornata di pioggia, cosa che effettivamente non dispiace a nessuno, penso. Infine due regali a tema abbigliamento che secondo me sono spiritosissimi e che prima o poi vorrò ricevere o comunque dovrò fare, sono i calzini e la gonna. Di calzini online se ne trovano davvero tantissimi. I più divertenti che ho visto sono quelli che ho trovato alla Tate Liverpool ed effettivamente lì al bookshop ce n'erano di straspiritosi, prendevano anche un po' in giro gli artisti con dei nomi modificati che ricordavano un po' quelli appunto degli artisti ma che erano dei giochi di parole spesso in inglese. Ce ne sono anche di altri tipi online, ad esempio quelli con le opere d'arte modificate, con colori particolari, ho visto quelli con l'Orlo di Munch, quelli con la Monna Lisa, Michelangelo, il David, e quindi un po' di tutto, un po' per tutti i gusti. La gonna invece l'ho vista al Centre Pompidou quest'estate ed è bellissima, la gonna a tema Picasso. La gonna a tema Picasso effettivamente è super indossabile se si sa farlo e si può portare per le grandi occasioni come per tutti i giorni, in realtà è molto divertente. Ne ho vista anche una di Van Gogh online, che non mi dispiace, con la notte stellata. Come dicevo anche prima, Van Gogh è un po' l'artista che viene più utilizzato per tutto questo genere di abbigliamento e accessori, un po' perché effettivamente si presta e un po' perché comunque è uno dei più apprezzati. In tema di accessori, un regalo che io evito di fare quando posso è quello della cover, anche se è un regalo che comunque so che può essere apprezzato. Evito di farlo per il semplice motivo che non sempre si sa il modello esatto del telefono della persona a cui
si deve fare il regalo, oppure dell'iPad o del tablet. Però effettivamente ci sono delle cover molto molto belle con opere d'arte, e anche addirittura, che a me piace tantissimo, la possibilità di mettere degli adesivi sulla keyboard, quindi sulla tastiera del proprio computer. Per chi ha il Mac, se non sbaglio, ce ne sono anche di diverse tipologie, e anche questi spesso con opere d'arte stupende, l'onda di Okusai, Van Gogh, La notte stellata, davvero tante idee diverse, ce ne sono un po' per tutti i gusti. La prossima sezione è quella degli oggetti di casa. C'è da fare una premessa: io non amo i soprammobili, anzi in realtà li detesto, non li sopporto proprio, però c'è da dire anche che ogni tanto qualcosa di spiritoso in giro si trova. Una volta al bookshop di un museo, se non sbaglio a Monaco, ho visto un orologio molle di Dalì riprodotto effettivamente nella realtà, quindi in 3 dimensioni, ed era un orologio vero e proprio che si poteva tranquillamente tenere come oggetto sopra una mensola a casa e quindi di conseguenza utilizzarlo. Sempre in tema di cose belle ma che devono piacere, c'è quella sezione che ho voluto chiamare giochi, in linea di massima. Nella sezione giochi ho messo qualcosa che per me non è divertente, però so che a molti piace ed è per alcuni anche rilassante, ed è il puzzle. Il puzzle è un po' una cosa anni 90 che veniva regalata tantissimo quando ero bambina e che a me annoia un po'. Con le opere d'arte ce ne sono davvero di tantissime tipologie, da 5, 10, 15, 10.000 pezzi. Di conseguenza, se sapete già che il vostro amico o la vostra amica ama i puzzle, si rilassa, diciamo costruendoli, facendoli, allora il puzzle con l'opera d'arte può essere davvero un'ottima idea. Nella sezione giochi ho inserito qualcosa che a me fa davvero impazzire, e sono i pupazzi a tema d'arte. I pupazzi a tema d'arte li ho scoperti grazie ad una mia collega che al ritorno da un viaggio ha indossato delle spille di queste dimensioni con Frida Kahlo e Picasso. In realtà si trattava di piccoli pupazzetti che lei aveva acquistato e ai quali aveva appunto agganciato questo spillone per trasformarli in una spilla. Ne ho visti di diversi online, ma i miei preferiti sono quelli della Little Tinkers. Si tratta in realtà di un'azienda che ha creato tanti piccoli pupazzetti di varie dimensioni, però quelli piccoli sono secondo me più carini, di famosi scienziati, di famosi artisti, di personaggi famosi nella storia. Quelli degli artisti sono molto divertenti. Invece, sempre a tema bambole e pupazzi, la Ravensburg ha creato le Barbie a tema arte. Ce ne sono ormai da collezione quasi introvabili, quella di Klimt, quella di Leonardo, la di Frida Kahlo, tanto che c'è in questo momento un vero e proprio diverbio che penso andrà, diciamo, si evolverà in una questione probabilmente legale, in un'azione legale da parte della famiglia di Frida Kahlo e degli eredi, perché la Barbie ha creato appunto questa Barbie Frida Kahlo che gli eredi non riconoscono come vera esternazione della, diciamo, rappresentazione dell'artista. Ultima grande sezione, ma non meno importante, è quella degli abbonamenti. Per abbonamenti intendo sia abbonamenti a riviste di settore nel mondo dell'arte che abbonamenti a musei, ad esempio. Per quanto riguarda le riviste di settore, 2 sono le riviste che io mi sento di consigliare in Italia. Pole Position, primo posto, Arte. Ho avuto l'abbonamento ad Arte per tanti anni, l'ho anche regalato ed effettivamente, nonostante la grafica un po' anni 80, è una rivista che davvero vale la pena di leggere. Seconda rivista invece di cui ho ricevuto un anno l'abbonamento da una mia carissima amica come regalo per Natale è Flash Art. Anche in questo caso si tratta di una rivista un po' caposaldo dell'arte italiana, quindi valletta, e riceverla in abbonamento e regalo ogni mese a casa secondo me è davvero, anche in questo caso, un qualcosa di utile e anche divertente, interessante. Infine gli abbonamenti ai musei. Per quello che riguarda gli abbonamenti ai musei dovete stare ben attenti a regalare ovviamente o qualcosa che sia spendibile a livello nazionale, come può essere ad esempio la tessera del FAI, oppure regalare degli abbonamenti ai musei della vostra regione o della città della regione in cui il vostro amico o la vostra amica abita. Questo è fondamentale, si tratta spesso di abbonamenti che hanno prezzi irrisori e che danno la possibilità di entrare gratuitamente all'interno dei musei oppure di ricevere delle riduzioni per giornate particolari o legate appunto a certi eventi, come può essere nel caso del FAI. Queste sono un po' tutte le idee che ho messo insieme riguardo appunto ai regali per gli amanti dell'arte. Come vi dicevo all'inizio, si tratta di regali che ho ricevuto oppure regali che ho fatto e che mi fa sempre piacere fare. Di conseguenza, se voi avete anche qualcosa in particolare che avete ricevuto legato al mondo dell'arte di cui io non ho parlato, oppure se sapete già che c'è qualcosa che effettivamente va regalato, scrivetemelo nei commenti, e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale
mi raccomando azionando la campanella. Alla prossima!